Ciao, eccoci finalmente. Ciao a tutti, eccoci finalmente. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E non così. Fammi provare. Qualche giorno fa abbiamo lanciato il teaser di questa piccola serie. Eccoci a lavorare alla prima puntata, all'episodio numero 1. Vi preannuncio che questa prima puntata sarà un po' più statica delle altre, perché c'è qualcosa da spiegare prima di iniziare, ma le prossime saranno molto più in azione. La serie si chiama Volevo solo aprire un museo e racconterà la storia, le avventure, tutte le difficoltà, i problemi, i sogni, le ambizioni che stiamo vivendo da quando abbiamo deciso di trasformare una torre medievale nel cuore dei Sassi di Matera in un museo d'arte contemporanea. Poteva diventare tecnicamente il più bel bed and breakfast della città e d'Europa, ma dato che siamo un po' stronzi abbiamo deciso di fare qualcosa che abbia un impatto concreto e speriamo anche, crediamo, duraturo per la città e la regione. È un'esperienza e un'avventura molto più grande di noi, ma ci riusciremo. Vi racconteremo tutti i retroscena di questa esperienza e di questo progetto, vi spiegheremo anche tutte le difficoltà, tutti i passaggi che stiamo affrontando, vi racconteremo la storia del posto nel quale stiamo lavorando, che è un posto incredibile. Quando ho visto questo spazio per la prima volta nel dicembre del 2017 era in una situazione indescrivibile se non con le immagini. All'interno era cresciuta molti anni di chiusura una foresta dalle dimensioni Jumanji. Sembrava, vi farò vedere anche un altro video molto simpatico, un po' di video che giravamo in quei giorni che danno molto bene l'idea e l'impressione di quello che era lo spazio. Entrato lì dentro, la prima cosa che mi sono detto è: ma è qua, che ci fai? Che ci puoi fare in una torre medievale nel cuore di uno dei posti più belli, dei rioni più belli del mondo? Un museo d'arte contemporanea, che bella idea. E lì era entrato il germe, era entrato il seme, e lì stanno iniziando in questi giorni, quindi mi premeva partire subito con questo piccolo vlog. Prima di iniziare però vi devo presentare delle persone che sono al mio fianco in questo lavoro, in questo progetto, il gruppo di inizio e il gruppo di partenza per realizzare uno dei progetti più ambiziosi a cui personalmente avrei mai potuto ambire. Passeremo prima a trovare Deborah, che vi racconterà che cosa ha fatto nella vita, di cosa si occuperà e anche un po' le sue paure, le sue speranze per questo progetto. E poi andremo a trovare la proprietaria dello spazio e che ci racconterà un po' di storia della torre. Poi entreremo in tutti gli altri discorsi. Andiamo! Stiamo raggiungendo Deborah in piazza Sedile. Allora, prima di arrivare da Deborah vi spiego un po' chi è. Lei ha studiato a Bologna, a Bari a Bologna, ed ora è dentro questo progetto, invischiata fino al collo, non potrà scapparne. Lei è entrata praticamente subito all'interno del progetto e la stiamo aspettando qua. Eccola qua. Eccoci. Prima di fare tutto un caffè necessario. Sì, è un po' sonno. Sì, ci starebbe, comunque noi siamo gente del mattino. Esatto. Poi ci facciamo due chiacchiere. Sono anche truccata perché sapevo che mi avresti ripreso.
Si vola! Si vola ed eccoci qua. Noi dobbiamo salire, Andiamo. Ho parlato per la prima volta del progetto. Ah sì, ero sotto tesi. Tu dici a disperazione. All'istante. Tu dici Ero disperata, inizieremo probabilmente. subito, quindi siamo pronti. E invece è quasi passato un anno. E oggi l'entusiasmo è ancora vivo, nonostante difficoltà da superare. noi avremo delle sezioni dedicate all'educazione, all'intrattenimento, soprattutto per i pubblici più piccoli e più difficili. Sì, la didattica museale. Mi piacerebbe continuare in questo settore qui. Dato che l'idea è produrre tutte le mostre all'interno, non abbiamo una collezione nostra in questo momento, c'è tantissimo spazio per l'intrattenimento, per l'educazione, perché i percorsi ce li possiamo scrivere come vogliamo. E schere, siamo trapper. Shares. Allora, abbiamo raggiunto la socia numero 1 del progetto, impressionantemente simile a Edna degli Incredibili. Tanto Sì, quindi... luglio 78. Avevi la torre da 6 anni. Esatto. È la sua bisnonna. Quella a destra? Non lo so. Cioè praticamente qui accanto a una bisnonna così c'è una totale sconosciuta. Dovrebbe essere la mamma di Hitler. No, vabbè. Se qualcuno riconosce questa persona qua, giusto, quella a destra? Quella a destra. Se qualcuno riconosce questa persona come un suo avo, una sua parente, una sua bisnonna, fatecelo sapere. Siamo disponibili a renderlo. Possiamo restituire questa opera, però vogliamo le prove. Prima di scendere alla torre, perché ancora non siamo scesi tutti, siamo passati dallo studio di Rita, che non vuole essere chiamata zia perché non sembra serio, che se no facciamo i meridionali che lavorano sempre in famiglia, stanno così, nonché proprietaria della torre, di parte della torre, perché l'altra metà sempre perché non stiamo in famiglia, no? Non l'ha acquistata mia madre qualche anno dopo, perché mia nonna comprò un pezzo comprò la torre e questo piccolo giardinetto, queste stanzine che poi vedremo, e mia madre dopo successivamente comprò un'altra casettina lì vicino nell'atrio, che quindi completa lo spazio e rende lo spazio più omogeneo, più completo. Entrambi però, mia nonna prima ancora, mia madre dopo, comprarono in un periodo in cui, nonna soprattutto, i Sassi erano totalmente disabitati. I Sassi sono stati spopolati, svuotati alla fine degli anni 50, a cavallo tra gli anni 50 e 60, negli anni 70 erano totalmente vuoti. e poi mamma comprò negli anni 90, quando già c'era un po' di interesse, c'era un po' di attenzione. Comunque niente a che fare con quello che c'è oggi. No, Oggi sarebbe assolutamente proibitivo, quasi impossibile data la particolarità dello spazio. E quindi mamma provò negli anni 90, voleva fare casa. Sì. Da quanto so, papà pure provò a fare lo studio lì, ma pure quello fallì. Quindi noi, dato che la cosa sembra facile, perché hanno fallito tutti, abbiamo deciso di fallire anche noi sull'argomento e ci proveremo. Però no, e noi ci riusciremo stavolta, la maledizione verrà sfatata. Si chiude il cerchio. Allora vi racconto la storia della torre. Nell'epoca in cui io mi innamorai della torre si usava avere i club nei Sassi. I club erano un posto dove si andava a ballare e fumare e molti facevano anche sesso, diciamo. Ah vabbè, questa è informazione, noi siamo a un museo, dobbiamo fare. Rita, non ci mettere queste informazioni volgari e di pancia, noi vogliamo la cultura. La cultura, era anche una cultura, a suo modo, la musica che si sentiva. Ah, ok, la musica. Però invece i miei amici che erano intellettuali avevano messo uno studio di fotografia nella torre, avevano preso in fitto la torre e facevano uno studio di fotografia, per cui noi non andavamo a fare quelle cose che ho detto prima, ma bensì a sviluppare le foto. Quindi un nesso c'è, non stiamo facendo una cosa a caso totale. C'era cultura. E quindi io entrai là e mi innamorai del posto. Pertanto, quando ho compiuto 18 anni, ho chiesto il regalo ai miei genitori. Ed era il 1800? 18 anni c'è chi chiede la moto e chi chiede la torre.
In che condizioni era nel 72? Era un rudere, però c'era solo l'acqua, giustamente per stampare le foto. Che ora non c'è. Che ora non C'è l'acqua che ora non c'è. I genitori andavano là, tingevano l'acqua dal pozzo e innaffiavano Il giardino. Nel giardino mia nonna piantò delle piante ornamentali. I semi della lampada, che sono i fiori della lampada, sono certi fiori che si usavano quando si usavano i lumini a olio. Che noi recupereremo e proveremo a ripiantare. Non è facilissimo, però abbiamo un consulente botanico che sarebbe Giuseppe. Abbiamo addirittura un consulente botanico. Cioè, vi rendete conto quanto stiamo in alto qui? Cioè, non abbiamo ancora tante cose, ma il consulente botanico, stiamo avantissimo. Che poi mi avevi raccontato quella storia di nonna che trovò quelle piante strane in giardino. Le a 5, mamma mia. Praticamente mi hanno raccontato questa storia che un giorno la persona che stava facendo i lavori, l'impresa che stava facendo i lavori in quel momento, nel giardino che allora era di libero accesso, questa persona qui entrò nella torre, entrò nel giardino, trovò moltissime piante di marijuana piantate là dentro e si preoccupò tantissimo e corse ad avvisare nonna, che a sua volta si preoccupò parecchio, diciamo, di questo business alternativo, e fu sradicata questa piantagione immediatamente, che invece ci poteva servire per iniziare. Vero. L'avremmo potuta far perdurare per tutti questi anni. Purtroppo, a questo momento non c'è niente se no un business, almeno un modo per fare soldi l'avremmo trovato. Niente, non fa per noi. Tu sei fiduciosa stavolta, ce la possiamo fare? Ce la dobbiamo fare. Non c'è storia, ci siamo e non possiamo perdere più tempo. L'ho promesso a mia madre. E ce la faremo, no? Non c'è storia. Ma tempo ora, aprile, siamo aperti. Vabbè, intanto iniziamo i lavori, giusto? Questa va per il mio cuore, la torre, e io la dono a te, mamma, perché sei mio nipote preferito. Noi scendiamo giù e ci vediamo dopo. Ciao. Poi... Grazie, ci hanno detto buon lavoro. Comunque siamo arrivati, eccoci qui, siamo praticamente di fronte alla torre che vi faremo vedere nella prossima puntata.